Christian mi chiede con quale canna devo iniziare. Cioè, in verità, me lo chiede con una domanda un po' più lunga. E mi dice: "Ciao Andrea, ho iniziato a pescare dalla spiaggia con delle canne che mi ha lasciato mio nonno. Da bambino pescavo con lui." Non sei l'unico. Però, credo che siano un po' fuori moda o poco adatte alla pesca che vedo fare oggi dalla spiaggia. Vorrei acquistare la mia prima canna da surfcasting, però succede come spesso dici tu. Più chiedo sui gruppi Facebook, più mi confondo. Sì, è vero, lo dico spesso. Chiedo a te, qual è la migliore canna per iniziare secondo te? Grazie, sei un grande. Grazie a te, tu sei un grande che peschi con le canne di tuo nonno. Ma prima di rispondere, ti ricordo di iscriverti al canale YouTube e spunta la campanella. Dai? Tocca a te. Ok. Di iscriverti al canale YouTube e spunta la campanella. A cosa serve la campanella? A ricevere la notifica da YouTube per ogni video che caricherò. Riceverai la notifica con scritto Fishing Evolution Italy ha appena caricato un nuovo video. Vallo a vedere. Adesso rispondiamo a Christian. Christian, allora, la migliore canna per iniziare è quella che stai utilizzando. Per iniziare. Ed è la migliore canna per iniziare, rendendo omaggio a chi ti ha avvicinato a questa disciplina, a questo sport, a questo hobby, chiamalo come ti pare. E quindi hai fatto bene a iniziare con le canne di tuo nonno perché è un po' come contraccambiare il favore. Porti a pesca lui, in un certo senso. Detto questo, non ti consiglierò mai di levartele, di vendertele. Tienile lì, lucidale, puliscile, tienile da parte, tienile come ricordo perché sì, le canne sono un po' cambiate oggi. All'epoca sicuramente quando nonno pescava non c'era l'esigenza della distanza, non c'erano queste canne ultraleggere, non c'era il carbonio. Io ho le canne di mio padre e di mio nonno che sono bene o male larghe così e sotto hanno la punta, si piantavano direttamente le canne in sabbia, avevano la punta, non c'erano i picchetti. Lanciavi la canna e poi la piantavi in sabbia perché avevano una punta d'acciaio, le Lerc. Ancora me le ricordo, io son cresciuto al negozio. E chiudendo questa parentesi ti dico, la migliore canna per iniziare è quella col quale ti trovi bene. E se stai iniziando e sicuramente approccerai da una canna pesante a una canna più leggera, ti consiglio la canna che consiglio a tutti quelli che stanno iniziando. La canna da 130 grammi, la Surf Light io la chiamo, che non è né una surf casting pesante né una beach leggering, è la canna che ti porterai nel fodero e poi dimmi se è così. Ma tra 1 anno, tra 2 anni, tra 3, dimmelo. Sì, cazzo Andrea, era così. È la canna che ti farai oggi e che ti porterai nel fodero. Una 4,20 m, 130 grammi, che è la canna col quale pescherai con i 75, 100, 125. E ora ti spiego alcuni motivi per il quale io consiglio di partire con una 130 grammi. Motivo 1: se stai iniziando il surf casting, se stai iniziando questa pesca, non sei quello che pesca con la paneggiata, non sei quello che va a pescare in scaduta, col vento, con la corrente col vento frontale, mare mosso, no. Generalmente non si inizia così, poi ci si appassiona e si passa anche a questa qua, al surfcasting quello puro, quello estremo, ma non si inizia mai così. Non si inizia perché magari vai a pesca o perché la pesca ce l'hai di ricordo, come nel tuo caso, perché magari andavi a pesca con papà, con nonno, con qualche amico, con qualcuno che quindi hai pescato nei primi anni della tua adolescenza, ti è rimasto dentro quel ricordo e vuoi riviverlo. Oppure perché magari vai a mare, vai con la tua compagna, con la tua donna, con la tua moglie e mentre stai lì a prendere il sole vedi qualcuno che pesca, dici: "Cavolo, allora oltre a leggere Novella 2000 pure io posso fa' qualcosa in spiaggia." E dici: "Beh, pesco, faccio qualcosa." Però è così che si inizia, è così la pescata serale con gli amici, la birretta in spiaggia, lanci la canna che magari te la scordi perché poi fai tutt'altro, però è così che si inizia, è così che si inizia, è così con una 130, con che vuoi iniziare? La 130 grammi è la canna per iniziare, quella che ti permette di pescare con mare calmo, con mare così così, poi basta, perché se stai iniziando poi non vai oltre al mare così così, non vai a pescare in situazioni estreme ed è la canna che ti porterai dentro nella tua sacca da pesca sempre, perché
ti renderai conto che è la canna che quasi in tutte le situazioni tu potrai metterla in pesca. È la via di mezzo tra una beach leggering e una surf casting. È la canna che ti insegna a lanciare, perché anche lanciare ha la sua importanza. Non è fondamentale, a volte i pesci ce l'abbiamo sotto, ce l'abbiamo a mezza botta, non ce l'abbiamo sempre fuori, però lanciare ha la sua importanza. Come impari a lanciare? Con la canna più potente? No, sbaglieresti il tatto, non prendi approccio, non riesci a capire come si carica una canna se non inizi a caricare una canna con 75 grammi per poi arrivare a 100, 125 e magari anche al 150, ma lì non stai iniziando, no? Siamo già a un livello, se i livelli fossero da 1 a 4, lì sei a livello 4. Quindi livello 1, anche 2, ma poi nella sacca 3, 4 ce l'avrai, è la 130 grammi, consiglio mio, spassionato. E non ti sto parlando di marche, non ti nomino neanche le marche perché ovvio che magari io ho la mia, la 130 grammi, la X-Carbon, e ti direi fatti la X-Carbon. No, fatti qualunque altra marca, l'importante è che sia una canna 4,20 m, un'azione 130 grammi di punta, 6-7 elementi, questo vuol dire senza scorrevoli che si girano sul lancio, che ti permette di lanciare bene, in modo agevole, che riesci a sentirla, che riesci a caricarla. È la cosa più importante, una canna che riesci a caricare. Anzi, adesso vedrai la differenza dalle canne di nonno, con tutto rispetto per nonno che si pescava veramente a pochi metri da riva, a canne che comunque oggi fanno la differenza, molto più performanti, leggere, sottili, che ti aiutano veramente nel lancio, senza dover fare gesti tecnici, senza dover fare corsi di lancio, perché? Perché l'hai detto tu, perché siamo all'inizio e le cose vanno fatte in questo modo, vanno fatte con progressione. Ti renderai conto che quella è la canna ideale per iniziare, nonostante poi suppongo che sui gruppi dove hai chiesto avrai ricevuto 200 risposte, di cui 199 una differente dall'altra, perché ognuno risponde secondo la propria esperienza, il proprio livello di esperienza, la propria attrezzatura che ha in casa. A volte leggo: "Fatti una 3 pezzi". Che vuol dire? Cos'è? Cioè, fatti una 3 pezzi. Grazie per aver chiesto a me e spero anche di averti chiarito un po' le idee confuse. Questa e tante altre domande al quale rispondo così in video, come farò tra poco per questa domanda, la trovi sul sito fishingevolution.com nella sezione consigli. Clicca, sono i consigli del surfcasting di Andrea, io. All'interno di quella pagina trovi il modulo. In questo modulo puoi scrivere la tua domanda al quale io risponderò in video così.